Anti was the first time that I took my time making an album while not being on tour. And that frustrated my fans a bit, and here I am doing it again to them. But Anti, for sure, top favorite album I've ever made. That's true. Ciao a tutti, sono sempre io, Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. Come sempre, per chi è nuovo, per chi comunque fosse interessato, qua sotto trovate tutti gli altri miei link ai social, questo è quello che utilizzo più spesso, ma sono anche bello presente su Instagram. E tra l'altro so che molto spesso faccio confusione, cioè creo confusione per quanto riguarda Instagram, ma questo è il mio profilo principale, dove è quello che ho da tutta la vita su Instagram, ma gli aggiornamenti veri e propri del canale YouTube li trovate invece su questo profilo, che è una roba un attimo in via di costruzione. Raga, finalmente sono tornato, e sono tornato perché c'è stato questo trend super virale sul 2016, 2026 è il nuovo 2016, e tutto il resto. E quindi che cosa succede nel 2016? Nel 2016 possiamo dire che c'è la chiusura di un artista. È dura definirla così, so che molti fan non sono d'accordo con questa nomina che io do a Anti di Rihanna. Rihanna, raga, per me era... boh, non so neanche io dirvi che cos'era per me Rihanna. Ne ho già fatto un video su Rihanna, ne ho fatti più di uno in realtà. Ho fatto quello per la colonna sonora del film su Black Panther, però uno che che ci ho molto tenuto a creare e realizzare di video è stato sicuramente il video che feci per Rated R di Rihanna, che è ancora ad oggi il mio album preferito di Rihanna e lo reputo un capolavoro, eccetera eccetera. Ve lo linko qui sotto comunque. Tolto ciò, invece, parliamo di quello che è stato sicuramente l'album più importante di Rihanna, quindi oltre il mio gusto, oltre i miei pareri, oltre l'era che ho preferito, parliamo proprio di un'era che ha consacrato Rihanna come artista e non più come pop star. I mean, icon, that's such a big title. It's such a big thing to say or to even be said about myself. So now the pressure's on. I have to live up to that. And I have to keep making my fans proud. No, and they are proud. Che cosa succede? E io in questo video voglio parlarvi di questo album, dell'era, ricordare chi era Rihanna, cos'è stato il 2016 di Rihanna, e non solo, perché in realtà bisogna partire un po' più a ritroso. Come sempre ragazzi, un bel like di supporto, commentatemi qua sotto il video, mi aiuta tantissimo e ci tengo a fare questi video. So che non molte persone se li cagano i video dove vado a ritroso nella storia, perché io c'ero, sono un vecchiaccio. E io ci ho provato a ricreare un po' il mood. Qua c'è del rosso, qua c'è del rosso, qua c'è del bianco, qua c'è del rosso. Ci abbiamo provato. In realtà prima del 2016 dobbiamo entrare nel 2015. Il 2015 è stato un anno finalmente in cui la signora Rihanna è tornata. Questo perché tra Anti e l'album precedente c'è stato uno stacco importante, ovvero uno stacco di 5 anni da Unapologetic, che era il precedente progetto discografico. Ma fino a prima, raga, non c'è stata mezza pausa per la nostra Riri. Perché? Perché dal 2005 che esce Music of the Sun fino al 2012 appunto con Unapologetic, ogni anno Rihanna ha fatto uscire un disco, il che è stata una cosa incredibile sicuramente. Ora non mi venite a dire che tra Good Girl Gone Bad, scusatemi, e Rated R c'è stato un grande stacco. Non c'è stato perché nel mezzo venne fuori una versione deluxe dell'album di Good Girl Gone Bad, che appunto annunciava Disturbia e comunque un'altra hit, e poi c'è stato il periodo di Rated R di cui abbiamo già parlato. Ma dopo Unapologetic, quindi dopo il 2012, Rihanna sparisce, finisce il tour, che tra l'altro è stato un tour molto caotico, quello di Unapologetic, dopodiché pausa, e le pause erano, secondo me, essenziali per Rihanna. Era una fase per lei di ricerca, era una fase per lei di ho creato talmente tante icone
nelle mie ere precedenti, perché ogni era, ed è questa la particolarità e una delle cose che rendono Rihanna quello che è Rihanna, ogni era di Rihanna costruiva un immaginario preciso, un'immagine precisa, un senso della diva, ma ogni volta una diva diversa. La ricordiamo con il capello rosso, la ricordiamo con il rasato da un lato, e ogni volta che lei cambiava look, tutto il mondo cambiava look, raga. Questa era l'aura, la potenza di Rihanna. E Rihanna, secondo me, ancora ad oggi resta la più grande pop star, se così vogliamo definirla, degli ultimi anni, perché possiamo parlare dell'artisticità di Gaga, possiamo parlare dei numeri di vendite di Taylor Swift, possiamo parlare dell'impatto sociopolitico di Beyoncé, ma Rihanna aveva una cosa che, a mio parere, l'ultima ad avere prima di lei era solo e unicamente Britney Spears. Per me Rihanna veramente incarna quel personaggio che piace a tutti e che non può essere meno di così. Ti dava sempre l'idea di una ragazza come tante, ma allo stesso tempo di diva. Riusciva a combinare perfettamente questi due lati del sé e riusciva a renderli credibili. Inoltre, una voce molto particolare, non sicuramente le doti canore di una Beyoncé, però una voce riconoscibile e che si riusciva ad adattare a tantissimi stili di musica. Un'anima molto camaleontica, quella di Rihanna, ma sempre nella moda, sempre nel fashion, sempre nello stile. Il suo modo di cambiare era proprio nel percepire prima degli altri cosa sarebbe andato virale nel mondo, qual era il nuovo look. Perciò cosa dire dopo Unapologetic? Che Unapologetic lo ricorderemo come l'album più caotico di Rihanna perché incarnava fin troppe iconografie in un unico disco. Potremmo banalmente dire che è stato l'art pop, per chi lo conosce, di Gaga, l'art pop di Rihanna, Unapologetic, sicuramente più nei suoi gusti musicali, sicuramente molto più pacato, sicuramente meno interessato ad essere estremizzante a livello di cacofonicismo, a livello di artisticità, molto più coeso di un art pop, certo, però era comunque tante iconografie, perché pensiamo magari a una Diamonds, c'è un'immagine di Rihanna, pensiamo a Stay, poi pensiamo all'immagine dell'album stessa, pensiamo a Put It Up, erano tante Rihanna mescolate in un unico album, e l'album stesso vuole raccontare questo. Perciò, cosa rimane da fare? Rimane da fare quello che molti artisti nel 2016 in realtà iniziano, soprattutto artiste donne, ci tengo a dire questo, ovvero, ora parliamo del 2016. Nel 2016 noi abbiamo un Lemonade di Beyoncé che si distacca comunque dal precedente self-titled semplicemente per una ricerca delle origini, quindi non più voler creare l'immagine della pop star, eccetera, ma veramente allontanarsi dal pop. Abbiamo anche un Joanne di Lady Gaga, parlando sempre dei massimi, degli esponenti pop, delle donne pop. E Joanne è un album super scarno, acustico quasi, molto rock anni 70, qualcosa di country dentro, e l'immagine di Gaga stessa è estremamente pulita. E Rihanna? Rihanna inizia il tutto prima di quest'altre, secondo me. Lei inizia, come dicevo prima, dal 2015, quando finalmente rompe il silenzio e torna con 4-5 Seconds. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. 4-5 Seconds crea una rottura enorme, il pubblico rimane stranito. Io per primo ricordo benissimo la sensazione di essere rimasto veramente stranito dal brano, perché era una Rihanna molto pulita, molto quasi sofisticata nell'essere grezza. Era veramente una cosa completamente nuova per lei. Eppure la canzone ovviamente funzionò, perché signori, Rihanna è una hitmaker fatta e finita. Lei veramente, io sono convinto che se lei uscisse con un singolo che è definito singolo e non canzone per i puffi o quant'altro, e fosse un rutto che dura 3 minuti, sarebbe comunque un grandissimo successo. Ma non si ferma a 4-5 Seconds. Per quanto lì l'idea per 4-5 Seconds fosse quella di dare
un input a quello che poteva essere il nuovo progetto e tutti ci aspettavamo che quello fosse il nuovo progetto, lei rompe nuovamente con Bitch Better Have My Money. Like blah, blah, blah. Pay me what you want. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Bitch Better Have My Money è ancora ad oggi una delle mie canzoni preferite di Rihanna, la adoro, ma è una Rihanna che già conoscevamo. È la Rihanna di Man Down, la Rihanna di Put It Up, è la Rihanna di Pressure the Runaway, è la Rihanna di Rude Boy alla fine. Non è una Rihanna nuova e quindi lì di nuovo confonde. Ma allora questo disco che cosa sarà? Sarà una Rihanna più intimista o sarà più acustica o sarà una Rihanna di nuovo più reggae, ghetto girl e quant'altro? E lei nuovamente stupisce con il terzo singolo uscito di questo 2015, American Oxygen. Breathing American oxygen. Oh, every breath I breathe. Chasing this American. Una canzone politica da Rihanna e soprattutto una canzone up-tempo, synth, completamente diversa dalle altre due. E lì, secondo me, il progetto acquisisce forma, o almeno lo fece per me. Quello che io da lì in poi mi aspettavo, e più o meno ho avuto, era sperimentazione. Da lì mi sono detto, ok, lei non vuole più fare le hit. Anche perché, diciamocelo pure, oggi non lo direbbe nessuno perché sono dei grandissimi successi, ma sia American Oxygen che Bitch Better Have My Money, soprattutto Bitch Better Have My Money, ebbero una lenta crescita e, a mio parere, un leggero piacere alla massa. Funzionavano, ma funzionavano veramente per i giovani di ieri, che però oggi sono adulti. E funziona per i giovani di oggi e per i nuovi adulti. E per quello Rihanna crea una cosa nuova per lei. Rihanna crea longevità. Rihanna riesce a creare finalmente, spaziando, sperimentando e dimostrando il suo disinteresse in quel momento per le hit fatte e finite, dimostra la longevità. Dimostra che la ricerca e il vero piacere che aveva lei in quel momento di parlare e comunicare con la musica sarebbe stata una cosa eterna. E infatti poi esce Enti, che possiamo effettivamente dire è un album eterno. We all come from different parts of the world, different families, different backgrounds, different lives, different pasts, and we somehow ended up here. And because of that, we were all able to make this thing called Anti that the world is yet to receive and hear. Thank you. Thank y'all for being here through the great, the smooth, the fucked up, the weird, the, you know, like unknown. Y'all have been here, and I thank each and every one of y'all for not running away from me. Because this one was hard. Perché Enti è un album interno? Intanto esce appunto, e io faccio il video quest'oggi, ma lo pubblicherò quando lo pubblicherò, esce esattamente 10 anni fa, 28 gennaio 2016. Ma a parte i numeri, perché lo streaming e tutto quanto ci parla della longevità che ebbe Enti e della immortalità di questo disco, Rihanna riesce nel semplice voler dimostrare chi è lei dietro le maschere, dietro le costruzioni, dietro l'idea di diva, appunto anti-diva, anti-pop, anti-regole, riesce a creare un progetto che piace ai giovani di ieri e ai giovani di oggi. E intanto Britney è crollata. Amore, stai bene? Ci sono poche cose che io ho da ridire su Enti e ve lo dico già, sono cose banalmente a gusto personale. Io posso capire che queste canzoni funzionino tutte quante, da inizio a fine l'album esenta la perfezione. È un album che inizia molto più potente e poi sfuma nell'intimità sempre più cruda, sempre più spoglia. Un album che parla di sentimenti, parla di sensazioni, è un album che vuole veramente scarnire l'emotività di Rihanna, vuole far vedere chi è Rihanna, punto, senza nessuna infrastruttura. E le mie uniche considerazioni le sparo subito.
perché poi mi farete sapere voi nei commenti cosa ne pensate, eccetera, eccetera, sono 2. E bene o male sono della prima parte del disco, ovvero Consideration con SZA, perché trovo che sia una canzone, per chi lo sa, è una canzone un po' derubata a SZA, però onestamente la adoro. Adoro la canzone, adoro la sfrontatezza con cui Rihanna apre il disco, con cui vuole veramente andare a dire questo è un album è anti tutto, è contro ogni regola, no? Consideration è questo di base. Let me cover your shit in glitter, I can make it go. Per me rimane una delle mie frasi preferite della vita, super Tumblr tra l'altro, anche se Tumblr ormai stava a morire in quegli anni. E quindi la mia unica, insomma, cosa da dire è questa, ovvero che c'è stato un pseudo mezzo furto, diciamo, per la controparte, per il featuring, mentre l'unica vera canzone che a me non piace fu il primo singolo, ovvero Work featuring Drake. Allora, capiamoci, è una hit, una bomba, è quella che poi ha spinto tutto quanto, però posso dirvi, onestamente, io reputo che Work non abbia la stessa longevità che hanno avuto tantissimi altri brani, il che è dimostrativo. Nel senso che sì, ha grandissimi numeri, Work e tutto quanto, e viene tantissimo ascoltata, però non ha la stessa risonanza a livello artistico, a livello concettuale e quant'altro, che hanno avuto altri brani, che hanno invece avuto una rinascita nel tempo. E parlo onestamente di i già citati primi 3 singoli, che non furono inseriti all'interno di Anti, ma sicuramente della mia canzone preferita del progetto in generale, ovvero Kiss It Better. But this is like a song I love. You think this is single worthy? So we're here rehearsing our tour. Questa canzone è un capolavoro, secondo me, è un piccolo gioiello che nell'essere veramente tutta uguale riesce comunque a non stancare mai. E io ricordo ancora la sensazione che ebbi la prima volta quando partì il boom qui. Io ero esploso, raga. Esploso, cioè questa batteria con poi la chitarra elettrica stupenda che segue sempre lo stesso flow e poi il synth, questo synth basso, no? Non so se lo sentite il synth in sottofondo che fa vuom, vuom. È molto basso, è molto profondo, è molto scuro e questa è una canzone estremamente sognante e anche desiderosa e anche carnale, è sia concreta nella carnalità sia sognante nella struttura che ha. È un pezzo di Cristo. Kiss It Better ha avuto una rinascita enorme perché, lo ricordo, io c'ero e non vi perdonerò mai, quando uscì come singolo, non molto tempo dopo tra l'altro, e perché uscì, ne parliamo a brevissimo, non venne colto con lo stesso interesse che ebbero altri pezzi di Rihanna. Passò molto in sordina, un bello sfondo. Anche il video venne per molti definito come una campagna pubblicitaria di intimo, invece io lo trovo un video che nella sua semplicità anche lì riesce a colpire, perché ti fa vedere veramente una Rihanna nuda, ma non in senso per puro piacere maschile, ma per piacere femminile, per piacere di se stessa, per l'amore che aveva lei di se stessa. E lei infatti questo definiva prima dell'album, in tantissime interviste diceva: sono cambiata quando ho iniziato ad amarmi. E per quanto riguardava la canzone, invece, per Kiss It Better, lei l'ha sempre detto, è una delle mie canzoni preferite del progetto, proprio perché la struttura, il tutto, è stato un lavoro enorme. Ci sono tantissimi pezzi, li trovate, del making di NT, e il lavoro su Kiss It Better è meraviglioso, raga, meraviglioso. E si sente tutto, secondo me, si sente tutto. E questo album è complesso nel generale, perché sì, ve l'ho diviso in 2 parti, la parte più un po' forte, più attaccata alla carnalità, al concreto, e poi la parte più intimista, eccetera. Ma in realtà a livello musicale è una sperimentazione bellissima e, a differenza della cacofonità, scusatemi il gioco di parole, insomma, dell'essere cacofonico di Unapologetic, qui invece
tutto l'album sembra filare da inizio a fine, nonostante i tanti generi affrontati, perché abbiamo l'R&B, abbiamo il pop, abbiamo il synth pop, abbiamo quasi gli anni 80 su Kiss It Better, poi abbiamo cose più urban con Needed Me, poi abbiamo lo psychopop, il psychopop con Same Old Mistakes, ma non solo, perché so che quella è una cover, quindi però la fa molto sua, secondo me, Rihanna, nonostante non cambia assolutamente niente, ma io ho apprezzato la cosa per la narrazione dell'album. Poi abbiamo l'acustica, cioè è veramente un album che spazia tantissimo a livello musicale e nonostante questo riesce ad avere una coesione. Perché? Perché la chiave di volta di questo album è proprio il voler essere Rihanna. In ogni brano Rihanna non vuole interpretare nessuno, non vuole essere nessun'altra icona, non vuole essere un'icona, vuole essere Rihanna. Punto. And you got me like that. What you want from me? In tried to buy your pretty heart, but I priced you. Baby, you got me like that. You love when I fall apart. Yeah, you can't put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like that. Don't quit loving me. Just don't loving me. E quindi parliamo velocemente, forse, ma non tanto, della copertina, la stupenda copertina di Enzi. La copertina è un'opera d'arte vera e propria di Roy Natcham ed è una cover densissima di significato. Partiamo proprio dalla foto, dall'immagine scelta. Viene scelta una foto di Rihanna da bambina e questo cosa può significare? Significa sicuramente il tornare prima della fama, prima dell'industria, prima del personaggio, un ritorno a se stessa, e di questo ne abbiamo già parlato. È proprio un gesto radicale. Dice letteralmente: questa è la mia identità originaria, non quello che ho costruito fin prima, non tutte le altre forme di me. Ed è un'immagine potentissima, tra l'altro se la girate c'è sempre lei però di spalle con questo palloncino e quant'altro. Un'immagine potentissima secondo me. Poi abbiamo la corona che è enorme, sproporzionata, quasi come una benda sugli occhi di Rihanna bambina, e anche qui c'è un messaggio secondo me. Un'epoca dominata dall'immagine, in dove Rihanna tra l'altro ha parlato tantissimo con l'immagine, in questo caso non si gioca più di vista. L'album ti sta già dicendo: non devi guardarmi, devi ascoltarmi. E inoltre è un rifiuto, secondo me, allo sguardo giudicante. E poi, per chi ce l'ha, io ce l'ho a casa mia in Veneto, mi dispiace tantissimo non averlo qui ora perché mi verrebbe tantissima voglia di toccarlo. L'album fisico, ma si vede comunque anche dalla cover, ha sopra inciso delle scritte in braille, ovvero il linguaggio dei ciechi. E il testo recita una poesia, ovvero "Sometimes the ones we love hurts us the most". Spesso le persone che più amiamo ci fanno più male. E tra l'altro è scritto sopra l'immagine della bambina, non in altre parti della copertina, e questo rappresenta, secondo me, il dire che la figura che andremo a conoscere in questo album, la vera Rihanna, è forgiata anche dalle esperienze che ha vissuto. E tra l'altro la lettura col braille è molto chiaro quello che vuole intendere. Quindi oltre ad essere un bellissimo testo che può essere letto effettivamente dalle persone cieche, implica anche per le altre persone invece una lettura più lenta, lentezza, attenzione, tatto, e quindi andare più a scoprire dell'artista. Non è più qualcosa di semplice, non è più qualcosa di te lo sto sbattendo in faccia con un'immagine pop potente. No, devi prestarmi attenzione, mi devi sentire, mi devi scoprire, mi devi masticare.
ed è esattamente, per assurdo, è esattamente quello che è successo ad Enty, perché Rihanna ancora oggi, dopo 10 anni che non fa un album, è ancora una delle artiste più ascoltate, più seguite, più richieste di sempre, e dati alla mano su Spotify, raga, perché sono mostruosi i suoi numeri su Spotify su Spotify e soprattutto su Enty come album, e perciò ha funzionato. Per davvero ha funzionato. Rihanna è riuscita a farsi ascoltare, è riuscita a avere attenzione su se stessa per tantissimo tempo. E anche in questo è dimostrativo, perché Enty dimostra che un artista, una pop star può sparire, non seguire le regole, può veramente fare quello che vuole. Se è riuscita a farsi ascoltare, è eterna, non le servirà altro. E per questo arriviamo alla chiusura poi di questo video, che mi dispiace ammettere, però io la reputo una chiusura di carriera per Rihanna. Ovviamente spero sempre che lei torni, ma anche così non fosse, e sottolineo l'anche, ok raga, non sto dicendo che non tornerà, magari dopodomani annuncia un album e siamo tutti contenti, ma anche non fosse, Rihanna è riuscita a dimostrare quello che voleva, ovvero che la sua musica ha parlato, e parla per decenni, e parlerà forse anche per altri tanti decenni. E sarà sempre quell'artista, rimarrà immortale. Ed è una cosa che noi in Italia conosciamo, perché? E di questo mi interessava comunque parlarne. Perché noi abbiamo Mina. E Mina, seppur in maniera diversa, è riuscita nello stesso intento per noi italiani, ovvero ha creato l'immaginario della diva eterna, pur continuando a pubblicare album, ma mai più mostrandosi, mai più tornando sugli schermi, mai sparendo completamente. Spero di aver celebrato il meglio che potevo questo disco, di avervi invogliato come sempre all'ascolto sia dei miei video sia di questo progetto discografico che, ripeto, per me rimane immortale. Che altro posso aggiungere? Non ho parlato di ogni brano sicuramente, però bene o male vi ho detto cosa penso del progetto, e credo che sia un disco in cui non si deve per niente andare a elencare traccia per traccia o fare un riascolto così su YouTube, ma preferivo invece parlarvi del progetto in generale, proprio perché è un disco che non puoi non sentire, secondo me, da inizio a fine, per capirne tutta l'anima. E avrei potuto parlare anche di alcuni disastri che sono successi durante l'era, ma lascio a voi lo spazio sui commenti. Come ad esempio quando venne pubblicato, che ora ve lo dico molto brevemente, ovvero Rihanna è sempre stata una vera macchina da hit e album che raggiungevano numeri enormi. Quando venne pubblicato era un periodo per Tidal, piattaforma di streaming musicale, molto di promo, e decidettero che l'album nuovo di Rihanna sarebbe stata un'esclusiva per Tidal. Peccato che uscì in maniera completamente disordinata, prima in una versione non in alta qualità, gratuita, venne liccato in quella versione, poi uscì in tutte le altre piattaforme, insomma un casino. Ma tolto questo, l'importante è che alla fine Enzy sia arrivato, sia rimasto veramente percepito come qualcosa di importantissimo, e come l'abbiamo visto in questo video lo è stato. Ed è stato un momento di grande svolta per Rihanna, e non solo, ma per l'industria in generale, perché come tanti altri progetti di altre pop star di cui abbiamo parlato nel tempo hanno evoluto l'arte, nel 2016 è stato veramente essenziale questo Enty di Rihanna, perché vedere la più grande hitmaker del momento creare delle hit, perché comunque hit sono, e comunque rimanere super collegata al mainstream con qualcosa di più sperimentale e più sincero, senza per forza andare a distruggere quello che aveva creato fino a prima, ma semplicemente dimostrando che era reale e sentito, ha dato secondo me il colpo di grazia a tantissime pop star, a tantissime sovrastrutture dell'industria pop, proprio perché lo fece Rihanna. Perché vedere la donna più potente delle classifiche poter fare questo rende molto piccolo il mondo dell'industria e delle cose già predisposte, già create, già pronte. Forse è questo il motivo per cui Enzy è ancora così potente. Perché non ha cercato di piacere al 2016, ha cercato di essere sincero, e la sincerità non scade mai.